Può un volto umano essere costruito con frutti, fiori, foglie e rami? E se vi dicessi che questo gioco artistico è stato realizzato oltre 400 anni fa? Quando si parla di Giuseppe Arcimboldo, molti pensano subito ai suoi celebri ritratti composti da ortaggi e frutta. Ma Quattro stagioni in una testa, realizzato intorno al 1590, rappresenta uno dei punti più alti della sua straordinaria fantasia. Non è soltanto un curioso esercizio di abilità, è un'opera ricca di significati simbolici, capace di fondere natura, scienza, allegoria e divertimento in un'unica immagine. Arcimboldo ci invita a guardare due volte. Da lontano vediamo un volto umano, avvicinandoci scopriamo che ogni dettaglio è formato da elementi naturali appartenenti alle quattro stagioni. È un'opera che ancora oggi sorprende perché dimostra come l'arte possa giocare con la nostra percezione. Giuseppe Arcimboldo nasce a Milano nel 1526 in una famiglia di artisti. Inizia la carriera realizzando cartoni per vetrate e disegni destinati alle cattedrali lombarde, ma il suo talento lo porta presto alla corte degli Asburgo. Lavora prima a Vienna e poi a Praga al servizio degli imperatori Ferdinando I, Massimiliano II e soprattutto Rodolfo II, uno dei sovrani più colti e curiosi del Rinascimento. La corte di Rodolfo era un luogo straordinario. Vi lavoravano astronomi, naturalisti, botanici, alchimisti, collezionisti, artisti. Arcimboldo si trovò immerso in un ambiente dove arte e scienza dialogavano continuamente e proprio da questo clima nacquero i suoi celebri ritratti composti. A un primo sguardo osserviamo semplicemente un profilo umano, ma basta fermarsi qualche secondo per capire che qualcosa non torna. Il naso non è un vero naso, le guance non sono pelle, i capelli non sono capelli, ogni parte del volto è composta da elementi vegetali provenienti dalle quattro stagioni. Fiori primaverili, spighe estive, frutti autunnali, rami secchi e cortecce invernali. Arcimboldo costruisce il volto come se stesse assemblando un enorme puzzle naturale. La cosa sorprendente è che tutto funziona perfettamente, ogni frutto trova il proprio posto, ogni foglia contribuisce a creare l'illusione di un vero ritratto. L'opera rappresenta molto più delle stagioni, parla del tempo, della natura, della vita stessa. La primavera è rappresentata dai fiori appena sbocciati, l'estate dai frutti maturi e dalle spighe dorate, l'autunno dall'abbondanza della vendemmia e dei raccolti, l'inverno dai rami spogli, dalla corteccia e dal legno. Insieme formano un volto unico. È come se Arcimboldo volesse dirci che tutte le stagioni fanno parte dello stesso ciclo naturale. Nessuna esista senza le altre, così come la vita dell'uomo attraversa l'infanzia, giovinezza, maturità e vecchiaia. Arcimboldo non sceglie casualmente gli elementi vegetali, ogni pianta è riconoscibile, ogni frutto è dipinto con estrema precisione. L'artista osservava attentamente la natura e collaborava con studiosi che catalogavano piante e animali provenienti da tutto il mondo. Siamo in pieno Rinascimento. L'Europa scopre nuove specie vegetali grazie ai grandi viaggi di esplorazione. Nascono le prime collezioni scientifiche, le cosiddette Wunderkammer, le cammere delle meraviglie, raccolgono oggetti rari provenienti da ogni continente. Le opere di Arcimboldo sembrano proprio uscire da queste collezioni. Uno degli aspetti più affascinanti dell'opera è il continuo gioco visivo. Il nostro cervello riconosce immediatamente un volto, poi inizia a distinguere ogni singolo elemento, infine torna a vedere il ritratto nel suo insieme. Questo continuo passaggio tra dettaglio e immagine complessiva rende il dipinto probabilmente incredibilmente moderno. Oggi parleremo quasi di illusione ottica. Arcimboldo aveva intuito quanto il cervello umano fosse portato a cercare volti ovunque. Gli psicologi chiamano questo fenomeno pareidolia, la tendenza a riconoscere facce anche in oggetti casuali, come una nuvola o la facciata di una casa. L'artista sfrutta perfettamente questo meccanismo. Dietro l'aspetto divertente si nasconde un messaggio politico e filosofico. Le stagioni rappresentano l'ordine perfetto della natura, un ordine che secondo la cultura rinascimentale riflette anche il buon governo dell'imperatore. Alla corte di Rodolfo II questi dipinti celebravano l'armonia dell'universo e il ruolo del sovrano come garante dell'equilibrio tra uomo e natura. Il ritratto diventa quindi un'allegoria del cosmo, ogni elemento ha il proprio posto, ogni stagione contribuisce all'equilibrio generale. È una visione del mondo profondamente rinascimentale.
Oltre all'invenzione, colpisce la qualità pittorica. Ogni frutto è reso con attenzione quasi scientifica, le superfici cambiano continuamente, la morbidezza di una pesca, la lucentezza di una mela, la ruvidità della corteccia, la trasparenza delle foglie. Arciboldo riesce a dipingere materiali completamente diversi mantenendo sempre una straordinaria unità dell'immagine. Lo spettatore non percepisce un collage, percepisce un volto vivo e questa è la sua grande abilità tecnica. Per molti secoli Arcimboldo fu considerato quasi una curiosità. Le sue opere sembravano semplici giochi di fantasia. Solo nel Novecento gli artisti iniziarono a comprenderne la modernità. I surrealisti, in particolare Salvador Dalí e René Magritte, videro in lui un precursore. Anche il cinema, la pubblicità e la grafica contemporanea continuano ancora oggi a ispirarsi alle sue invenzioni. Molti effetti visivi che consideriamo moderni hanno in realtà radici profonde nelle opere di Arcimboldo. 4 stagioni in una testa continua a conquistare il pubblico perché unisce due aspetti fondamentali dell'arte. Da una parte diverte, dall'altra fa riflettere. È un'opera che può essere osservata per pochi secondi oppure studiata per ore, scoprendo ogni volta un nuovo dettaglio. Arcimboldo ci ricorda che la natura è infinitamente creativa e che l'artista può trasformarla in qualcosa di completamente nuovo. È un invito a guardare il mondo con occhi curiosi, perché spesso le immagini più sorprendenti sono proprio quelle che nascono dall'osservazione delle cose più semplici. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!